Ciao ragazzi, molti ci avete chiesto con che tipo di pedali usciamo in mountain bike. Ce ne sono sostanzialmente di due tipi. Ci sono i pedali flat, quelli con i pin in acciaio che penetrano all'interno della scarpa e si vedono molto spesso anche sulle biciclette quelle economiche vendute di primo equipaggiamento. E poi ci sono i pedali SPD, quelli con lo sgancio rapido, molto simili ai pedali da corsa, però appositamente creati per il mondo della mountain bike. Sono quelli con l'aggancio che si trovano direttamente sotto le scarpe. Ovviamente ogni pedale ha la sua scarpa dedicata. Quindi possiamo trovare le scarpe quelle con suola morbida per i pedali flat e quelli con l'aggancio sotto la scarpa rigida per quanto riguarda lo sgancio rapido SPD. Non mi fate vedere scarpe flat su pedali SPD o scarpe SPD su pedali flat perché sarebbero pericolosissimi per le vostre uscite. I pedali flat, quelli migliori, hanno una superficie concava in modo da poter assecondare la scarpa e la suola all'interno del pedale e impedire che scivolino sui primi ripidi o sulle prime pedalate. I pedali SPD potrebbero risultare un pochino complessi per i neofiti perché comunque vi tengono agganciati alla bicicletta. Shimano vi viene in aiuto proprio perché insieme alle tacchette fornite in dotazione ai pedali produce un altro tipo di tacchetta con uno sgancio molto più facilitato. In genere viene fornita in dotazione la tacchetta SH51 che è quella nera, a differenza della tacchetta SH56 che è quella grigia, vi lasciamo comunque sotto il link in descrizione per trovarle. Vi permette di sganciare il pedale non solo con la rotazione del tallone come avviene su quelle in dotazioni, ma anche addirittura di ruotare tutto il piede, permettendovi di mettere a terra più facilmente il vostro piede in caso di emergenza. Io ho usato le tacchette 56 per diversi anni e non ho mai avuto problemi di sgancio, anche nelle situazioni dove bisogna cacciare il piede d'emergenza nel momento in cui ci si giocano i jolly. D'altro canto al pedale flat non serve nessuna accortezza particolare. L'importante è che sia costruito in maniera corretta, anche per quello vi lasciamo sotto il link in descrizione per quelli che noi abbiamo provato personalmente e che vi suggeriamo. I pro e i contro. Sicuramente pedale SPD di pro ha una pedalata molto più rotonda perché comunque il piede rimane sull'asse longitudinale molto più agganciato e molto più fluido, quindi vi tende ad eliminare dei punti morti, quindi magari potreste fare anche meno fatica in confronto. Il pedale flat giustamente non ha raccomandazioni di sorte, è molto più pratico da sganciare, però ovviamente dovete tener conto del punto morto inferiore della pedalata e in quel caso potreste fare un pochino più fatica, ma sulle lunghe pedalate non dovrebbe essere un grosso problema per la maggior parte di voi. Se avete dubbi, domande o perplessità, non esitate a scriverlo sotto nei commenti perché vi risponderemo immediatamente. Inoltre, se volete vedere altri video di questo genere, basta che scrivete sotto pedali ed effettueremo altri video e tutorial come questo. Se questo video vi è stato utile, lasciate un like che per noi significa tanto perché ci fa capire che cosa vi piace in modo da poter realizzare qualcosa di simile o diverso nei prossimi video. Iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima.